Un benvenuto da Heavy Metal Heaven. Oggi ci occupiamo di un EP d'esordio breve ma brillante, tra brutalità e originalità. A livello personale, chi ha scritto questa recensione non è un gran fan del brutal death metal. Seppure ne apprezzi diversi album, considera buona parte del genere come qualcosa di sterile, un macinare che vorrebbe essere malefico ma finisce per risultare poco efficace. Ma senza pregiudizi. Sappiamo bene che esiste anche una porzione, forse minoritaria ma non trascurabile, di gruppi che invece riesce a dare al genere un'impostazione interessante. Una categoria in cui vanno inclusi anche gli Olamoth. Duo nato a Perugia appena nel 2021, non ha perso tempo. E di quello stesso anno l'EP d'esordio Realms. Di solito tendiamo a dubitare di chi debutta così in fretta, perché spesso il risultato è della musica immatura, senza una direzione precisa. Ma per fortuna non è il caso degli Olamoth, che in 4 brevi tracce riescono a dimostrare già idee chiare. Se di base è un brutal death metal con qualche accenno slam, il duo umbro lo personalizza aggiungendo tutta una serie di influenze. A volte vengono dall'elettronica e dall'industrial, altrove dal metal sinfonico o da altre fonti ancora. Ma il meglio è che non è roba buttata a casaccio. Al contrario, gli Olamoth hanno studiato bene queste influenze per integrarle nella loro musica e soprattutto per conferirle una marcia in più in fatto di atmosfere, una cura che spesso manca del tutto ai gruppi brutal. Il risultato è sorprendente per maturità e valore, specie contando che la band esiste da così poco. Ogni tanto ciò è anche percepibile. Realms dà l'impressione di non essere ancora il 100% che i perugini possono fare, che ci siano margini di miglioramento. Ma in generale parliamo di un EP scritto molto bene, che nonostante il genere ostico si lascia ricordare, in particolare per quanto riguarda un paio di pezzi. Parliamo in primis di Bodily Destruction. Riesce a essere sia molto aggressiva, grazie ai riff molto taglienti di Daniele Boccali e alla prestazione vocale dell'ospite Daniele Buzzanca, sia ad avere un'aura mistica, coi suoi cori e i tanti effetti inseriti. Ma nello stesso senso si comporta ancor meglio Disciple of Mysteries. È il pezzo più valido e anche quello che promette meglio per il futuro di Realms. Merito della solennità ritualistica creata da una componente sinfonica più spinta che altrove e anche a una musicalità ben sviluppata, che rifugge quasi sempre il cliché del macinare tipico del brutal per puntare tutto sull'atmosfera, ma senza che un lato più truce e aggressivo manchi. Il risultato è un dualismo davvero interessante. Insomma, se è vero che da un lato i suoi soli 14 minuti sono pochi per valutare appieno gli Olamoth, dall'altro Realms trasmette vibrazioni positive. Specie in chiave futura. Da questo punto di vista, chi ha scritto questa recensione non vede l'ora di poter ascoltare il nuovo materiale del gruppo, che sappiamo essere attualmente in lavorazione. Poco ma sicuro, se il duo saprà mantenere il livello di qualità e cura per la musica sentita nell'EP, ne vedremo, anzi ne sentiremo, delle belle. Voto di Heavy Metal Heaven 71 su un massimo di 80 per gli EP. Per oggi è tutto. Ti è piaciuta la recensione? Faccelo sapere nei commenti, oltre a mettere like e a condividerla. Puoi inoltre iscriverti al nostro canale e attivare la campanella degli avvisi per non perderti neppure uno dei video che pubblichiamo ogni settimana. Infine ti invitiamo a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi il link qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta.